1988, Las Vegas. Gianni Russo è il proprietario di un ristorante a Las Vegas, il Gianni Russo's State Street, al numero 2570 di State Street. Russo è un cantante ed attore, ma aveva iniziato la sua carriera artistica dopo aver fatto parte della famiglia Gambino, nel periodo in cui a guidarla era Frank Costello. Russo era diventato una celebrità, recitando anche nel Padrino ed instaurando rapporti stretti con il mondo delle celebrities, da Sinatra a Marilyn Monroe. Il Gianni Russo's è il solo posto a Las Vegas che cucini anche la notte. Puoi ordinare caviale e champagne anche alle 5 del mattino. Una notte del 1988, un avventore appena uscito dal casinò si presenta al ristorante, ordinando aragoste e decine di bottiglie di Cristal. Ad un tratto, durante la cena, rompe una bottiglia sul tavolo e sfregia con il collo della bottiglia rotta una delle ragazze del locale. Accortosi del trambusto in sala, Russo interviene. Non volendo avere a che fare con la polizia, decide di affrontare l'aggressore. «Sai chi sono io?» dice Russo al cliente, con aria perentoria. «E tu vieni a fare queste cose in casa mia?» In risposta l'aggressore cerca di colpirlo al viso con la bottiglia. L'intento è quello di tagliare la gola, ma Russo, spostando la testa all'indietro, viene colpito solo al mento, aperto di netto. La risposta non tarda a venire. Russo è solito portare con sé 2 pistole. Ne estrae una e la punta alla testa dell'avventore, in mezzo agli occhi, davanti a 50 persone. Ma l'aggressore, pieno di cocaina, reagisce e Russo fa fuoco, con 3 colpi. L'uomo cade a terra morto. Dopo un paio di giorni la scoperta. L'uomo a terra si chiama Lorenzo Morales ed è un uomo legato a Pablo Escobar. È uno dei Marielitos, gli esuli cubani. Una delle ragazze del nightclub, che ben conosce i Marielitos, esprime a Russo tutti i propri timori. «Ora cosa farai? Lui è Pablo Escobar, ucciderà te, i tuoi figli e i tuoi cani». Russo rispose: «Vedremo cosa succede». Al tempo aveva 8 figli. Qualche sera dopo, tornando a casa, ebbe una brutta sorpresa. Trovò una santeria. In soggiorno vi era un cerchio creato con le foto dei suoi figli, sporche di sangue. Spaventato per la situazione, Russo si rivolge a John Gotti, che a quel tempo è in affari con Manuel Noriega, il leader militare di Panama, a cui si fa presentare dallo stesso Gotti. Lo scopo è farsi mettere in contatto diretto con Pablo Escobar, raggiungendo la Colombia. Arrivato a Panama, Russo viene accolto tra gli abbracci da Noriega, che lo saluta commentando: «Finalmente! Dovevi farli fuori tutti!» Russo, dopo aver raccontato l'episodio di Las Vegas a Noriega, gli spiega la sua necessità di incontrare al più presto Pablo Escobar per chiarire la situazione. «Così tu vorresti andare a Bogotà? Secondo me sei un pazzo, ma se proprio vuoi andare, ti regalo anche il biglietto». Giunto a Bogotà, Russo viene accompagnato all'appuntamento stabilito presso una chiesa, al di fuori della quale stazionano dei poliziotti. Tranquillizzato dalla situazione che sembra sotto controllo, Russo varca la soglia della chiesa, in fondo alla quale, di fianco all'altare, è in piedi un uomo di spalle. È Pablo Escobar, il quale sta passando la punta delle dita sulle candele accese, un vecchio modo cruento con i quali i criminali del suo gruppo usavano a cancellare le proprie impronte digitali. E mentre sta osservando questa scena, il buio, qualcuno lo colpisce da dietro e Russo si risveglia qualche ora dopo in una cella che Escobar si è fatto costruire in una delle sue innumerevoli case appoggio. Viene pestato per 2 giorni consecutivamente, poi, il terzo giorno, quando ormai è stremato, vede avvicinarsi alla sua cella Escobar. Ha in mano un libro. Il libro è Il Padrino di Mario Puzo. «Perché non mi hai detto che eri in questo film? È il mio film preferito. Lavatelo e portatelo di sopra». Dopo un paio d'ore, Escobar e Russo cenarono insieme. Russo raccontò la vicenda di Las Vegas e il perché avesse voluto quell'incontro. «Ho fatto quello che dovevo. Tu hai una figlia della stessa età della mia.
Se qualcuno minacciasse tua figlia, non verresti fino a qui per cercare di fermarlo? Tu sei un vero uomo, pazzo, ma un vero uomo. Ok, puoi andare, ma prima devi fare una cosa per me. Qualunque cosa, dimmi. Devi recitare con me la scena finale del Padrino. Io voglio fare la parte di Michael e tu farai Carlo. Russo, in quel momento, pensa, fra sé e sé, che sarà il momento in cui verrà ucciso, ed invece salgono nella stanza di Escobar e Pablo inizia. Colin, ho una domanda per Santini. Alla fine di questa improbabile scena, Escobar gli diede un biglietto per la Florida. Lo fece scendere nel parcheggio e mentre gli apriva la portiera per farlo salire in auto, diceva: Goodbye, Carlo.